Buongiorno amici del canale. Ciao. Ieri sicuramente hanno mangiato. Sì. Tu hai mangiato? Sì. In realtà noi stiamo facendo questo tavolo molto prima di Natale, non molto prima, mancano 10 giorni a Natale. Però ovviamente bisogna organizzarsi e poi Franco deve tagliare, cucire, quindi questo lavoro qua lo stiamo facendo una decina di giorni prima di Natale, quindi non siamo ancora sazi dalle feste natalizie. Ma sicuramente voi lo state guardando il 26 dicembre e quindi questo in realtà è l'ultimo video dell'anno. È un po' importante e sapete che ormai negli ultimi anni io come ultimo video dell'anno vi propino sempre una tavola. Ormai è un po', diciamo anche una cosa che vi aspettate da me. Mi pare lo scorso anno forse la tavola bianca? C'erano i due tavoli. I due tavoli e 2 anni fa forse il tavolo nero lungo? Sì. E quest'anno volevamo farci mancare il tavolo di fine anno? No. Quest'anno sarà un tavolo completamente diverso, però sarà un tavolo molto più country, molto più pane vino al vino e sono molto contenta di farvelo vedere perché vedo che chiedete sempre di più aiuto anche sul mio gruppo e nozioni su come fare per lavorare tavoli di questo tipo. Renderemo omaggio alle sue tavelle di legno molto vecchio, ma coloreremo anche perché è giusto così, perché vogliamo farlo diventare ancora più particolare. E nulla, vi invito a seguire tutti i passaggi perché questo è l'ultimo tutorial di questo 2024. Partiamo? Partiamo. Partiamo. Il nostro restyling si fa un'accurata pulizia con Ava perché questo tavolo è stato lasciato in una soffitta, non so, in un garage, in una cantina per tanti anni, lo si vede. Sicuramente poi diventerà un gioiellino, ma se non purifichiamo bene il tutto, con quale criterio ce lo mettiamo in casa? Spesso i restauratori dicono che il legno non si bagna mai. Ho capito, ma stiamo evolvendo, non possiamo pensare di mettere un tavolo di questo tipo se non ha toccato almeno un po' di acqua, diciamo una sgrassata, una pulita, una sanificata in casa. Ci sono bambini, ci sono anziani, devono sempre essere purificati, anche perché ricordatevi sempre che nelle cantine, nei garage ci sono anche i topolini. Quindi bicarbonato, qua più o meno 3-4 litri di acqua calda. Ho messo un po' di bicarbonato e metto un po' di ammoniaca. Spesso chiedete le dosi. Allora, le dosi vanno in base a quanta acqua avete, in base a quanto è grande anche il vostro mobile. Qua più o meno ho messo un bicchiere di ammoniaca, 4-5 cucchiai di bicarbonato e adesso giro. Qual è il trucco per far venire bene Aba? Usarla e se vedete che l'acqua è tanto sporca si butta e si rifà. Ok? Non è che si fa una volta Aba. L'acqua di Aba, se è troppo torbida, si cambia. E ricordate anche una cosa, Aba si fa con una spugna strizzatissima, non si deve mettere acqua nella superficie, soprattutto se c'è legno grezzo, ma va anche sciacquata. E ricordate sempre che quando lavate tanto, se l'acqua si sporca, non è sempre sporco, a volte è il mordente che è il tingente che usavano una volta per il legno. Quindi mi raccomando, non abbiate paura, lavate bene questi mobili per sanificarli senza problemi. Guardate qui. Io parto con la spugna perché voglio grattare un po' di più, invece come vedete Emma ha un pannettino perché mi passa dietro. Chiaro che poi lo sporcherò di nuovo, anche perché addirittura in questa fuga, che è semplicemente la tavella del legno che si è aperta, hanno messo del mastice. Ovviamente io lo toglierò. Preferisco avere un restyling tema country con una fessura aperta piuttosto che un brutto mastice che assolutamente non voglio tenere. Quindi laviamo bene questo tavolo, lo purifichiamo e poi partiamo con il restyling. Per togliere completamente queste due brutte fughe, brutte per un restauratore, bellissime per me che amo il restyling in stile country, dovremmo inserire una lisca di legno e tappare in diversi metodi, chi usa la cera, chi usa un collante apposito. A noi piacciono perché in realtà è proprio quello che ci serve per far sì che si notino queste 3 tavelle molto rustiche che creano perfettamente lo stile country che tanto amiamo. Però dobbiamo andare a togliere via questo mastice. In realtà l'uso del mastice è proprio sbagliato, anche perché come colorazione vedete che non ci azzecca nulla e quindi per anni se lo sono tenuto un po' così. Il mastice veniva molto usato qualche anno fa per tappare dei buchi in generale, nelle porte, nelle finestre, anche per non far passare l'aria dei vetri, però hanno smesso di usarlo anche perché una volta che secca si sbriciola e anche per i vetri dopo pochissimo tempo non va più a fare appunto l'antispiffero.
Ora lo togliamo noi e andiamo a purificare tutta la superficie prima di iniziare con il decapè. Il decapè è più che altro una levigatura per portare fuori la bella vena del legno. Mi raccomando, utilizzate come me degli attrezzi che o tu avete in casa o se no comprate da un vecchio mercatino. Spesso nei mercatini si trovano i vecchi attrezzi dei falegnami o comunque delle persone che l'hanno usati, no, nel garage. Andate spesso a cercare prima di comprarli nei posti nuovi nei mercatini. Ora, se voi fate una piccola pressione, esercitate una piccola pressione, vedrete che il mastice in automatico si toglie. Ok, vedete, proprio si sbriciola e si toglie. Questo perché, anche se io ho già lavato il tavolo e l'ho leggermente inumidito, lui comunque era proprio compromesso. Io vado a togliere prima la parte superficiale, in questo modo, cercando di non farmi male assolutamente, e poi vado un pelino più in profondità, cercando di togliere via il più possibile. Adesso mi aiuta anche Emma con un aspirapolvere, togliamo via l'eccesso e poi andiamo avanti. Potete usare un nostro geppetto, potete usare un altro tipo di spatola, potete aiutarvi con un vecchio cacciavite che non usate più per andare bene all'interno della fuga. Insomma, decidete voi quale attrezzo utilizzare. L'importante è che non mi andate a bagnare o a scaldare il mastice, perché altrimenti si scioglie e non lo togliete più. Quindi ora pian pianino, aspiriamo e togliamo. Pian pianino noi togliamo, aspiriamo e liberiamo queste belle tavelle da questo mastice che è proprio bruttino. Io inizio carteggiando. Non svernicio, ma carteggio perché, prima di tutto è una levigatrice fantastica che non fa polvere, quindi facciamo molta poca fatica. Seconda cosa, perché tanto comunque voglio portare a legno grezzo e lo farai comunque anche dopo lo sverniciatore, perché voglio togliere alcuni graffi. Intravedo già da qui parecchi tagli, parecchi graffi, parecchie bruciature che in realtà sono state proprio coperte poi con questo mordente, con questo flatting negli anni. Come vedete in questo punto qua, vedete la vernice sottostante è quasi cotta, quasi raggrinzita. O ha preso del caldo con una pentola che hanno appoggiato sopra in qualche modo, magari c'era uno straccio con una pentola. Questo cosa succederà? Ha fatto sciogliere il flatting sottostante. Se voi colorate qua sopra vi viene fuori tantissimo craquelé. Quindi a volte vi viene fuori il craquelé per questo motivo, perché le vernici sottostanti hanno preso umido o forti fonti di calore. Quindi prima di cercare di capire se carteggiare o sverniciare, pulite il tavolo, pulite la superficie e guardate sotto. Ne vale la pena sverniciare se poi sotto ho dei solchi, dei tagli, delle bruciature che devo comunque eliminare con la levigatrice? In questo caso a me non conviene. Quindi metto sotto la mia super levigatrice una carta vetro che assorbe tutte le impurità, collegata addirittura all'aspirapolvere, quindi non farò nessun tipo di polvere. Mi facilita il lavoro, non mi rovina il legno perché ha una piastra molto morbida, infatti guardate quanto è morbida la mia levigatrice, e vado a togliere via tutto l'eccesso. Però mi riservo di capire se va bene così oppure no, perché magari sotto sarà troppo rovinato, dovremo fare altri passaggi. Vai, tacca! Come vedete, togliendo il primo strato di vernice si notano tantissimi graffi, ma proprio tanti. Sì, se avessi sverniciato avrei fatto magari una passata in meno di carta vetro, però tanto comunque questi brutti dettagli, che sono troppi, li avrei comunque dovuti eliminare. Io amo il restauro country, amo il restyling in tutta la sua essenza, però a volte le rovinature, le usure su un tavolo sono un po' troppe, quindi devo capire cosa lasciare e cosa togliere. In questo caso sono veramente troppe rovinature, devo carteggiare.
deciso di mettere ai lati del nostro tavolo 2 fregi, questo per impreziosirlo. È vero che è un tavolo country, è vero che sarà comunque, diciamo, in tutte le fattezze un tavolo molto rilassante, non un tavolo da tenere con la salviettina sempre pronta, anzi un tavolo da usare, però vogliamo dare anche comunque un'aria un pochettino più chic. Lo faccio utilizzando questi fregi di Vidubene. Rubino? Sì. Io ce l'ho rotto in questo punto. Nella massa dei 100 fregi che avevo di là, uno si è scalfito, non importa, lo uso io. Questo per dirvi che se un vostro rivenditore dovesse avere un fregio leggermente scalfito o vi dovesse arrivare così dal sito, non succede nulla. Mi raccomando, si incolla, non si vede, quindi non si sprecano. Ora, scaldiamo. Lo scaldo leggermente perché vedete non è perfettamente piatto. Si vede che l'ho tenuto nella scatola, magari ricurvo, e ha preso la forma della scatola. Lo scaldo leggermente da tutti i lati. Ho messo un cartone sotto solo per non rischiare di rovinare il mio tavolo. Ora, iniziamo mettendo della colla. Ricordate sempre che se ne mettete troppa esce, non vi dovete preoccupare, la Univille è una colla molto buona e si può assolutamente senza problemi eliminare, non si vede, si toglie con un po' di acqua con un pennellino. Comunque a prescindere, quando si asciuga, si secca, non si vede. Vedete, io la spalmo un pochettino su tutto il fregio. Ma mi prendi il centro? Sì. 65 e mezza, avevamo Esatto. detto. Perfetto, qua e da sopra sotto più o meno. Sempre con metodi scientifici o misuriamo? Misuriamo, dai. 13 e mezzo, quindi un po' meno di 7. Qua. Sì. Ok, più o meno qua. Perfetto. Io ho la fortuna di avere la mia sparachiodi pazzesca sempre vicino. Come vedete, scaldando il fregio l'ho reso più mobile e lui ancora adesso è morbido perché è ancora tiepido. Quindi cosa faccio? Metto un solo punto al centro in modo che posso poi gestirmi il fregio e farlo diventare dritto. Quindi Emma, tu adesso mi controlli, mi dici se sto andando dritto oppure no. Prima però incollo il pezzettino che si è scalfito. Uso un pennellino anche per prendere un po' di colla, magari di quella che mi esce in giro, e passarla sul tagliettino. In questo modo poi non si vedrà più. Allora, misuriamo. È dritto. È dritto. Sì. Perfetto. Allora, spariamo anche di qua e anche di qua. Non si muove più. Un colpo qua e un colpo qua. Non si muove, quindi è ben applicato alla superficie. Ora col mio pennellino e un goccino di acqua tiepida vado a togliere via tutti gli eccessi di colla. È vero, poi diventa trasparente, però comunque si vedrebbe un po' di livello eccessivo vicino al fregio. In questo modo andiamo a togliere tutto. Emma mi passa un po' di carta così toglie l'eccesso e vi assicuro che nel momento in cui poi si asciuga diventa bello, perfetto sulla superficie, non si vede più nulla. Questo dei fregi è un ottimo metodo per rendere un mobile, un tavolo che magari è un po' troppo rustico ai vostri occhi anche più chic, più elegante, o comunque semplicemente per movimentare un laterale che magari era troppo liscio. È arrivato il momento di colorare il nostro tavolo e abbiamo scelto ovviamente True Love. È un rosso veramente veramente bello, pieno, ricco. Non è un rosso che ricorda solo il Natale, è un rosso che sta molto bene con lo stile country. E ora vedrete come sta bene steso qui. Usiamo io il pennello a punta, tu Elizabeth, ok? E iniziamo. Dovete sapere che i rossi sono tra i colori più cari nella produzione perché la percentuale di pigmenti che occorre per creare un rosso è veramente molto 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 elevata. In realtà il rosso, anche se molto pigmentato, è un colore che ha bisogno di più mani perché in realtà è poco coprente, il pigmento è molto fine, molto raffinato e quindi per coprire di più ha bisogno di almeno 2 mani pure. Il consiglio che vi do con tutti i rossi Micipeni, ma con tutti i rossi in generale, anche i rossi di altri marchi o i rossi da muro in generale che voi potete trovare in giro, è non preoccuparvi e dare sempre le mani di colore pieno, puro, senza diluire. Noi diamo la prima mano di True Love pura dappertutto, ovviamente qui sul fregio vi sembrerà più chiaro perché il fregio è più chiaro e qui invece è lucido e più scuro, quindi si unificherà il tutto con la seconda mano. Non vi dovete preoccupare perché ovviamente il colore diventerà unificato su tutta la superficie, anche nei punti dove ora lo vedrete completamente differente.
Stendiamo la prima mano pura su tutta la superficie e poi vedete anche la seconda. Occhio ancora una cosa, il colore da bagnato risulta in un modo. Nel momento in cui poi voi lo fate asciugare e passate la seconda mano cambia completamente, diventa molto più pieno, molto più coprente. Quindi non vi preoccupate se vedete che copre meno. Comunque sì, in realtà i rossi sono tra i colori meno coprenti, servono più mani e date molto bene. Abbiamo steso una prima mano pura e poi abbiamo già passato alcuni ritocchi, nel senso che asciugando, velocizzando con il foam perché è un po' umida l'aria, nei punti più asciutti abbiamo già ritoccato in alcuni punti dove c'era più alone. Ora diamo sicuramente una seconda mano pura su tutta la superficie. Guardate che differenza nel momento in cui passi una nuova mano. Questo è normale, è la reazione classica che ha il colore quando è bagnato e non vi spaventate quindi se vi succede. È normalissimo. La prima mano e la seconda mano da asciutto cambia delicatamente e poi diventa così una volta che invece è definitivo. Mi raccomando, se potete, utilizzate la pennellata incrociata come sto facendo adesso io. Questo vi aiuterà ad avere una finitura ancora più omogenea, non avrete difetti, non avrete segni e soprattutto coprirà ancora di più. Quindi su superfici che ve lo consentono, come questa, stendete il colore in questo modo, prima in un verso e poi nell'altro. Il fregio è coperto già benissimo, quindi io qua non ho più bisogno del mio pennello a punta, vado solo a dare una passata molto veloce in questo modo e basta, vado avanti. Ma quanto è bello il nostro tavolo! Bello, eh? Sì, molto. Bello. Ora proteggiamo la parte superiore con il marron glacé. È il protettivo Magic Paint che dentro ha già una nota noce, quindi lo va leggermente a tonalizzare. Perché parlo di tonalizzare? Perché in base a quanto lo diluite, come lo diluite, a quante volte stendete il marron glacé sulla superficie, sarà ovviamente più scuro. Quindi se fate una mano molto annacquata coprirà meno, se fate una mano pura si stende in modo un pochettino più faticoso, ovviamente essendo puro coprirà di più, dipende molto dalla stagione, da come lo usate, ho tante alternative. Io oggi lo diluisco tanto perché voglio coprire pochissimo il colore di questo legno, anzi lo voglio semplicemente rendere molto tonalizzato ed idratato, quindi ho messo diciamo più o meno su 3/4, era fin qua, ho messo tutto il resto di acqua, diciamo quasi 1/3 di barattolo di acqua, quindi l'ho annacquato tantissimo. E ora vi faccio anche vedere com'è la stesura con il rullo col peletto lungo. E questa per me è stata veramente una super rivoluzione, nel senso che fino a qualche anno fa pensare di tingere il legno non nascondendo le venature e valorizzando il restyling era quasi impossibile con il rullo. Invece studiando sempre di più le fibre che creano, che compongono il rullo, si riesce a gestire ancora meglio anche la stesura del protettivo, anche tonalizzato come questo, e rendere il restyling veramente pazzesco, senza segni. Quindi, prima di tutto, se si diluisce così tanto, bisogna ricordarsi di girare spesso, perché comunque tende a dividersi, quindi non solo la prima volta quando lo diluite, ma spesso. E soprattutto dovete lavorare bene. Cosa vuol dire? Una bella vaschettina, il rullo bello pulito, mi raccomando meglio se è bagnato e strizzatissimo, in questo modo riesce ancora ad assorbire di più e rilasciare più lentamente. Il top del top sarebbe diluire il prodotto, lasciarlo nella vaschetta con il rullo dentro a sedimentare almeno mezz'oretta. In quel modo togliete via tutta la schiuma che può crearsi con il rullo. Se non avete tempo per farlo, usatelo come sto per fare io, comunque è molto piacevole la stesura. Ho diluito tanto, ora io metto il mio protettivo marron glacé nella vaschetta, ne metto un bel po', poi se avanza non importa, lo tolgo e lo riporto dove era prima. Per avere una stesura bella, fluida, perfetta, senza segni, bisogna lavorare sempre con il rullo pieno. Che cosa vuol dire? Che non bisogna essere mai tirchi. Non fate il giochetto di carica, scarica, perché altrimenti fate la schiuma e questo non ci serve. Tenete vicino comunque un pennello per togliere eventuali colature o gocce o per andare nelle intersezioni tipo questa e anche un pannettino umido, se mai che cola pulite. Il mio rullo è bello carico, accarezzo leggermente la vaschetta per scaricare il meno possibile e quando parto sempre da metà e liscio. Non dovete fare l'errore di ripassare troppe volte. Io adesso ho steso, basta, non passo più.
Perché? Perché il protettivo andrà a autolivellarsi e siccome asciuga comunque relativamente in fretta, voi ripassando andrete purtroppo a smuoverlo e quindi potrebbe fare dei segni. Ma in questo momento va sicuro che anche contro luce è pazzesco, non si vede nulla. Io ho usato la versione di marron glacé satin, quindi è satinato, e su questo legno grezzo rimarrà ancora più naturale. Liscio la rullata tra una stesura e l'altra, ma ovviamente ormai non torno più all'inizio dove ho steso la prima rullata, perché lì si sta già asciugando e se io in questo momento tornassi lì andrei a fare delle striature. Ora prendo il pennello e faccio solo ed esclusivamente i lati. I lati perché non voglio andare col pennello per evitare di colare, ma soprattutto perché voglio andare bene in profondità all'interno delle venature del legno, in questo modo, e per correggere anche alcuni accumuli di marron glacé che ci possono essere sui laterali. So che tanti di voi per eccesso di precisione avrebbero avuto voglia adesso di ripassare un'altra volta con il rullo qua sopra, ma è proprio questo che vi frega. Il passaggio del rullo per creare la perfezione su parti già stese vi porta ad avere poi difetti perché si sta asciugando e in quel momento se voi ripassate create dei solchi, quindi dove è stato steso basta, non si passa più. Andiamo avanti, facciamo tutte le altre tabelle. Il mio marron glacé steso a rullo sta asciugando. Emma, ci sono segni? No, è perfetto. È perfetto! Questo vuol dire che consigliamo ovviamente a tutti gli amanti della finitura perfettamente liscia, che sia satinato, che sia lucido, di provare questo nuovo metodo perché è ottimo. Mi raccomando, rullo bagnato e ben strezzato. Ora noi passiamo la cera su tutta la struttura sottostante mentre il soprasciuga. Io passo la cera perché questo è un tavolo che si rispetti e la cera Magic Paint è super protettiva. Non ho paura che si rovini, no, certo non vado a martellarlo, a rovinarlo, lo tratto bene. Se io volessi proteggere una volta in più il piano superiore, in questo caso non andrei a ripassare marron glacé perché non voglio oscurirlo troppo. Per me questo è il massimo che può raggiungere un legno di questo tipo, non lo voglio più scuro. Quindi se voi voleste per caso proteggere ancora di più, basta passare una seconda mano di protettivo satinato o lucido, diluito, ok? Ma non il marron glacé. Non la cera? Ma sì, anche la cera se volete, però secondo me è meglio sul protettivo continuare col protettivo, non si sa mai. Invece sulla base la cera perché? Perché voglio che continui a mantenersi questo stile vissuto, no? Questa vellutatezza della cera quando lo tocchi. A me piace che si veda che è vecchio e che continui a essere vecchio. Quindi, cera jasmine, ce l'hai anche tu? Sì. Partiamo. Ovviamente il colore nel momento in cui assorbe la cera diventa un pelino più luminoso, perché è normale, si va ad idratare un colore gessoso che poi diventa ancora più luminoso e diventa perfetto per la parte superiore. Attenzione che voi adesso il sopra lo vedete un attimino lucido perché il marron glacé è ancora bagnato, ma quando asciuga tranquilli che rimarrà perfettamente satinato e vi dico di più, il fatto che il legno grezzo l'abbia assorbito lo lascerà anche leggermente opaco, molto molto piacevole, sicuramente molto in sintonia con la base fatta a cera, protetta a cera. Bello Emma, il tavolo perfetto per la settimana di Natale. Sì. Anche questo restyling È finito. Allora Emma, in realtà 2 anni fa, c'è anche Luca qui, abbiamo proposto per Natale il tavolo che si allungava nero e anche quella a sua volta aveva un fregio frontale. Sì. Non mi ricordo se avesse anche lui sopra il marron glacé. Non me lo ricordo neanche io. Però sta benissimo, sì. Non è assolutamente rovinato e vi assicuro che lui terrà tantissimi anni. Quindi, cosa voglio dirvi con questa cosa? Sì, di riguardarvi il tutorial di Natale di 2 anni fa, certo, però anche che ogni tavolo, ogni mobile, anche se vi può sembrare simile, ha delle procedure completamente differenti.
Qua avete visto come si va a salvare il legno che ha delle problematiche differenti dall'altro. Avete visto come si toglie il mastice, non si scalda, come si eliminano certi tipi di finiture. Avete visto anche la base, avete visto un'altra tonalità, avete visto come stendere il protettivo con il rullo, altre problematiche con altre soluzioni. Quindi in realtà, se un video è corto, lungo, non importa, è solo che ogni volta, per ogni procedimento, c'è un metodo differente per affrontare la problematica e per risolverla. Quindi i tutorial vanno visti tutti per intero, vero? Vero. E poi ogni tanto c'è qualche reel più corto, qualche tutorial più lungo, fa parte della storia, no? Certo. Quindi ultimo video del 2024 per dirvi che nel 2025 saremo sempre qui, sempre un po' di più, ci saranno forse più reel, tutorial differenti, dove vi faremo vedere magari anche procedure differenti, modi differenti, per andare comunque a continuare con il progetto di insegnarvi come si fa, perché è un po' la nostra missione. Sì, certo, vendere Magic Paint, non sono ipocrita, ma insegnarvi soprattutto a utilizzare bene i prodotti senza sprechi per salvare tantissimi mobili nel miglior modo possibile, vero? Vero. Vi salutiamo, vi facciamo un sacco di auguri di Santo Stefano e di fine anno e buon inizio, vero? Hai qualcosa da dire? No, che mi piace molto questo restyling, credo che anche in una casa moderna potrebbe star bene. Certo che può stare bene, una cucina modernissima. Magari immaginatevi una cucina molto lineare, color fumo, con un piano magari in legno. Cioè, non mettete quei piani dozzinali, quei tavoli dozzinali, mettete un tavolo fatto a mano. È un augurio per il 2025 far sempre più cose a mano. Ciao! Ciao!